Ottimo test, buona sgambata se preferite, c'è chi la chiamerà addirittura allenamento, forse un po' troppo, dai, non è onorevole, anche se poi parliamo delle seconde linee dell'Inter contro le seconde linee del Venezia, questo va assolutamente ribadito, anche perché io non mi abituerò mai a tutto ciò, non ce la faccio, no? Perché posso capire appunto l'Inter, prima abbiamo visto il Napoli, ieri in parte comunque la Juventus, cioè sai, hai competizioni europee, non è che no, dai minutaggio a chi ne ha di meno, a chi ne ha avuto di meno, sia per testare la gamba, sia per provare magari qualcosina, perché comunque le priorità sono altre. Però io non riesco a capire il fatto che più la squadra sia meno blasonata, più riserve butta dentro. Cioè il Venezia erano soltanto riserve. Cioè io pensavo almeno, no, ma Duncan, Boinen, giocatori che conosciamo anche, no, anche loro sono riserve. Cioè, anche loro non giocano tra i titolari. Beh, ma perché? Cioè perché se qualcosa non funziona. Cioè se anche il Venezia, squadra di Serie B, che si trova a affrontare l'Inter a San Siro in un ottavo di Coppa Italia, butta dentro tutte riserve, qualcosa non funziona. Parlo della competizione, non va, qualcosa va rivista, per quanto mi riguarda, perché qualcuno dice no, ma si stanno giocando il campionato. Che c'entra che si stanno giocando il campionato? Stiamo parlando di una partita, i quarti si giocheranno a febbraio, non è che per arrivare in fondo alla Coppa Italia tu devi farti un mazzo che sai, c'hai 10 partite, una più drammatica dell'altra. No, giochi oggi gli ottavi, a febbraio ti vai a giocare i quarti. Una squadra di Serie B non riesce, non può. Ecco, scusate se l'ho dovuta fare anche quest'anno, perché la faccio sempre sta Premier, che chi mi segue lo sa, la faccio e l'ho dovuta fare anche quest'anno. Vabbè, però ci siamo gustati dei gol belli, al netto dell'avversario, proprio delle esecuzioni di bellezza. Cioè, penso al gol di Esposito, penso al gol di Bonni adesso, o al secondo di Thuram, ma anche al primo. Cioè, la cavalcata di Diouf, che poi ci andiamo a Diouf. Vabbè, ci andiamo. Prima un paio di robette veloci, rapide. Vi invito a lasciare il like, il pollicione per sempre per sistemare gli affari dell'algoritmo che sta lì sempre, no? Sornione a cibarsene. Se volete iscrivetevi al prossimo contenuto, iscrivetevi al canale per seguire il prossimo contenuto, perdonatemi. E domani c'è Milan-Lazio o Lazio-Milan? Mi sembra Milan-Lazio o Lazio-Milan. Vediamo per non dire perché ormai, ormai dico sempre delle corbellerie. Lega e Milan per la Coppa pure se c'è no, è Lazio-Milan, infatti no, perché mi sembrava strano giocasse due partite di seguito a San Siro, però Lazio-Milan. Quindi Dindo, attivate la campanella così ci becchiamo anche domani. Un grande ringraziamento. La braccia arriva alla fine. No, partiamo dalla gamba di Diouf che ribadisco, a parte che i primi 10-15 minuti se la carico un po' la live reaction vedrete che mi ero un po' appeso, proprio dal quindicesimo, mi pare dal quindicesimo in poi, un minutino prima che segni Diouf, mi ero un po' appisolato perché la partita è iniziata proprio down, slow down, no? Lenta, tranquilla, cheta. E stava prendendo un po' la biocca. È arrivato questo gol. Prima c'era stata anche l'incursione di Frattesi. E, lasciamo stare, ripeto, l'avversario. Quindi dite giustamente che non l'ha chiuso bene, non l'ha previsto l'inserimento, tutto quello che volete. Ma la gamba di Diouf, cioè, avete visto sgattaiola? Come, no, comunque come accelera. Cioè, io forse neanche a Dumfries l'ho visto così scattante, quindi parlo quindi dal punto di vista fisico, sta bene, va, si butta dentro. Poi ha fatto gol anche col piede debole perché lui è sinistro, infatti oggi giocavano praticamente a piede invertito Luis Enrique e Diouf perché gli interessa la parte di destra, giustamente a Chivo e preferisce no, testare Diouf perché l'abbiamo capito Luis Enrique che oggi gli ho visto fare un tunnel, però comunque se vai a vedere è sempre quello meno intraprendente. Anche oggi non è che tu dici mamma mia, Diouf ha fatto gol, ripeto, si è inserito là, un paio di cose buone, ha sfiorato il secondo, gliel'hanno Venturi, non mi ricordo, mi sembra proprio sì, Venturi ha salvato sulla linea, però si è visto presente. C'è stata quella bella giocata di Luis Enrique, ma per il resto è sempre un po' meno intraprendente degli altri. Invece
Tanta intraprendenza da Pio Esposito, che ha lavorato tanti palloni molto bene anche oggi. Oggi che trova un avversario al di sotto del suo livello, abbiamo capito che appunto lui è di quest'altro livello Pio Esposito, non c'è nulla da fare per come lotta. Bellissimo il gol che realizza oggi, è bellissimo, veramente molto molto per coordinazione, molto bene. Sono contento anche Thuram, che l'ho rivisto di nuovo con una buona gamba. Ecco perché davvero un buon test atletico per l'Inter, per quelli che dovevano appunto un po' reinserirsi. Penso allo stesso Mkhitaryan, che torna dall'infortunio e si è fatto la sua sgambata il suo secondo tempo, partendo anche molto molto bene, cioè, per come vede calcio Mkhitaryan si proprio percepisce che ha qualcosa di diverso. E sono rimasto molto contento anche di Pepo Martinez. Sappiamo che è stato coinvolto in una tragedia e dispiace per lui e anche ovviamente di chi purtroppo non c'è più. Ma l'abbiamo visto anche oggi bene Pepo Martinez, per quel poco, perché poi tiri veri in porta non ne sono arrivati, però c'è stata una giocata che mi ha fatto pensare, bravo, bravo, perché con un altro portiere avremmo preso, no, no, non voglio dire che con insomma, magari qualche altro portiere non sarebbe uscito, penso, no, al tempismo nel secondo finale di secondo tempo, dove Diouf, ecco, lì se lo perde l'inserimento del giocatore, ma molto bravo Pepo Martinez a leggere e va in scivolata e anticipa l'avversario. Quindi bella, bella, bella giocata. Sul gol subito, ecco, il gol subito per forza di cose lo devi sempre prendere, sta roba un po' mi devasta. Però sul gol subito c'è una deviazione proprio all'ultimo secondo di Carlos Augusto, non poteva assolutamente fare nulla. Anche Bonni quando è entrato ha fatto gol, segno che ripeto l'Inter può portare dentro tanti tanti giocatori, molto 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 bene e ripeto sono molto soddisfatto di questa sgambata, di questa partita. Ribadisco ancora una volta, è difficile anche trovare fare una giusta considerazione. Forse avrei anche preferito che l'avversario fosse leggermente più probante. Ripeto, sempre per testare ancora di più, per stressare tra virgolette quei giocatori che si sono imposto di meno, si sono imposti di meno. Ecco. Penso allo stesso Frattesi, che forse a centrocampo ormai è proprio ultimo nelle gerarchie. Oggi rimane dentro per tutta la gara, che è il segnale che appunto più ti fa giocare oggi significa che meno gli interessa in altre partite, teoricamente. Però alla fine ha messo due assist, uno per Diouf e l'altro per Thuram, si è mosso bene, un po' di minutaggio anche per lui, dai. Bene, 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 poi qualche giovane, Cocchi, come si chiama l'altro? Bovo, mezzo al campo, l'attaccante, un po' di minutaggio per tutti. Va bene, signori, fatemi sapere a questo punto cosa ne pensate voi. Un grande abbraccio e a domani a sto punto, sì, domani.